Buongiorno, oggi proviamo a fare un inizio di lettura unito a un po' di analisi grammaticale in relazione a quelle possibili confusioni che si verificano quando si traducono certi termini, cioè quando si traduce ad esempio Yahweh con Signore o quando si traduce Elohim con Dio o con Dei, facendo veramente un tutt'uno, come si usa dire, di tutta l'erba un fascio, quando in realtà le cose sono diverse. Vi leggo per prima cosa alcune regole che sono state scritte dagli accademici, in particolare vi leggo quelle sintetizzate dal professor Garcia Cordero, docente di esegesi biblica e di teologia all'Università di Salamanca, il quale in relazione in particolare al termine Elohim, che sappiamo viene tradotto con Dio, dice: sebbene Elohim apparentemente abbia una forma plurale, nella Bibbia ha significato di singolare e così viene costruito col verbo al singolare quando si riferisce al Dio degli ebrei, sebbene qualche volta sia costruito con un plurale. Quindi vuol dire che già qui ci sarebbe una regola, ma in realtà questa regola, come tutte le regole, ha già di per sé delle eccezioni. Ma poi vedremo meglio nello specifico. Quando è preceduto dall'articolo ha, si applica solo al Dio di Israele. Cioè vuol dire che quando Elohim è preceduto dall'articolo si riferisce in modo inequivocabile esclusivamente al Dio di Israele. Quando non porta l'articolo designa pure le false divinità. E poi dice la forma plurale di Elohim è in realtà un plurale di intensità, un plurale di astrazione con tutte le spiegazioni che abbiamo già visto altre volte. Allora proviamo adesso a leggere un paio di passi della Bibbia, così come sono tradotti, e leggiamo, partiamo dal capitolo 35 di Genesi, dal versetto 1, dove si dice: Dio disse a Giacobbe: alzati, sali a Betel e abita là. Costruisci in quel luogo un altare al Dio che ti è apparso quando fuggivi lontano da Esaù, tuo fratello. Allora Giacobbe disse alla sua famiglia e a quanti erano con lui: eliminate gli dei degli stranieri che avete con voi, purificatevi, cambiate gli abiti, poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia e che è stato con me nel cammino che ho percorso. Ora, usare sempre il termine Dio in questa traduzione significa necessariamente creare confusione. Perché? Perché qui abbiamo Dio, che sarebbe sempre lui, che dice a Giacobbe: va a Betel e costruisci un altare al Dio, poi lo andiamo a vedere in ebraico, al Dio che ti si è fatto vedere quando eri in fuga da tuo fratello Esaù. E Giacobbe ancora una volta dice: andiamo a Betel e io là costruirò un altare a quel Dio che mi ha accompagnato nel cammino. Ma com'è possibile tutta questa confusione? Cioè, usando sempre il termine Dio, e poi in ebraico andiamo a vedere, usando sempre il termine Dio non si capisce più, perché abbiamo Dio che dice a Giacobbe di costruire un altare a quel Dio che gli si è fatto vedere, e Giacobbe che dice: io costruirò un altare a quel Dio che mi ha accompagnato nel cammino. Questo dice la lettura biblica. E quel Dio che lo ha accompagnato nel cammino, in effetti, è un Dio al quale nel capitolo 28 Giacobbe si è rivolto in modo particolare. E nel versetto 20 infatti dice: Giacobbe fece questo voto: se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre,
il Signore sarà il mio Dio. Cioè, qui c'è una distinzione netta perché dice il Signore sarà il mio Dio e in ebraico c'è Yahweh sarà il mio Elohim. Il che vuol dire che Yahweh sarà il suo Elohim e, attenzione, questa pietra che io ho eretto come stele sarà una casa di Dio, di quanto mi darai io ti offrirò la decima. Cioè Yahweh sarà quello degli Elohim che riceverà la decima dei beni di Giacobbe se Yahweh dimostrerà di essere in grado di aiutare Giacobbe, di accompagnarlo in quel viaggio, di procurargli il cibo e fare in modo che lui torni a casa sano e salvo. Quindi abbiamo una distinzione netta tra Yahweh che diventa il Signore e Elohim che diventa Dio. Per cui quando dico non traduciamoli, mi riferisco proprio a questo. Perché se noi rileggiamo questo passo e diciamo Giacobbe fece questo voto, se Elohim sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare, vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo dalla casa di mio padre, Yahweh sarà il mio Elohim. Cioè lui sarà l'Elohim al quale io presterò servizio e al quale io darò la decima. Questo è importante perché è implicito, ma è evidentissimo, che se Yahweh non dimostrerà le sue capacità in quell'occasione, l'Elohim di Giacobbe sarà un altro, cioè lui si rivolgerà ad un altro. Così come abbiamo visto che il gruppo degli Elohim dice a Giacobbe, l'abbiamo letto prima, costruisci un altare a quell'El, cioè a quello di noi che ti si è fatto vedere, perché è lui che ti segue. Quindi questa cosa diventa molto meno chiara se noi usiamo sempre il termine Dio o Signore. Perché in questo modo, invece di fare una lettura biblica chiara e comprensibile, creiamo volutamente una confusione all'interno della quale facciamo sì che il termine Elohim e il termine Yahweh di fatto si confondano perché appaiano come due modi per identificare lo stesso individuo, che può essere chiamato Elohim o può essere chiamato Yahweh. No. Qui dice chiaramente che Yahweh è quello a cui si rivolge ed è quello a cui darà la decima, quindi diventerà il suo Elohim se Yahweh dimostrerà di essere capace di fare certe cose a suo favore. E poi c'è la questione dei verbi, l'abbiamo visto prima, quando la regola dice che i verbi sono costruiti al singolare quando Dio è il Dio di Israele, sono costruite al plurale quando invece ci si riferisce alle divinità pagane. Se noi andiamo alla vicenda della Torre di Babele, abbiamo nel capitolo 11 questa lettura, ma quando appunto iniziano a costruire questa torre di cui abbiamo parlato in un video apposito, ma Yahweh scese, e qui c'è scritto il Signore, scese a vedere la città e la torre che i figli degli uomini stavano costruendo. Il Signore, cioè Yahweh, disse: ecco, essi sono un unico popolo e hanno tutti un'unica lingua. Questo è l'inizio della loro opera. Scendiamo dunque e confondiamo la loro lingua. Cioè, quindi qui è Yahweh che apparentemente da solo dice con il verbo al plurale scendiamo e confondiamo. Quindi qui abbiamo l'ennesima riprova che o gli scrittori biblici usavano i verbi come volevano, quindi non seguivano regole grammaticali, oppure, e la cosa è molto più logica e più coerente, Yahweh sta parlando con i suoi colleghi Elohim, cioè con quelli che fanno parte della sua alleanza, e dice: io sono andato a vedere, perché attenzione, prima si dice Yahweh
scese e dopo dice scendiamo. C'è una successione temporale che è precisa, netta, inequivocabile. Lui scende, e intanto dobbiamo capire che per vedere deve scendere, scende, poi non ci dice dove va e con chi si incontra, ma evidentemente spinge altri, convince altri a scendere perché dice scendiamo tutti assieme e confondiamo la loro lingua. E non è un plurale di maestà perché gli esegeti lo escludono sempre categoricamente, anche quando si parla di Elohim, dicono che è un plurale di astrazione, di qualità, di intensità, mai un plurale di maestà. Quindi qui abbiamo appunto in queste letture fatte in questo modo, cioè senza confondere e senza unificare Yahweh, Signore, Elohim, Dio, ma lasciando i termini ben distinti, abbiamo molto chiara l'idea di un gruppo di Elohim che agiscono in gruppo e quando agiscono in gruppo il verbo è usato al singolare, quando agiscono invece come pluralità il verbo è usato al plurale come abbiamo appena visto. Ma adesso andiamo a vedere nel particolare proprio nei versetti ebraici questa netta distinzione e andiamo a vedere come tengono queste regole, se tengono queste regole, tenendo presente che un'altra delle regole che viene normalmente formulata è che il termine el, singolare, non viaggia mai da solo, ma viene sempre accompagnato, diciamo, da un attributo, comunque da un nome che lo specifica, che lo identifica, e quindi andremo a verificare se anche questa regola è vera. Ecco, adesso andiamo a vedere quindi direttamente nel testo ebraico le cose che vi ho detto prima. Qui siamo in Genesi 35:1, quello che abbiamo letto, e andiamo a leggere che qui c'è scritto Vayomer Elohim, cioè e disse Elohim a Giacobbe, alzati, sali a Betel, stabilisciti, cioè dimora là, e costruisci là un altare le El. Allora qui abbiamo Elohim col verbo al singolare e senza l'articolo. Quindi teoricamente, essendo senza l'articolo, potrebbe essere un Elohim straniero. Qui invece in El, come vedete, viene identificato nella stessa didascalia esplicativa, viene identificato che c'è l'articolo. L'abbiamo visto, lo vedete lì scritto. Quindi cosa vuol dire? Quindi vuol dire che l'uso dell'articolo è assolutamente facoltativo, cioè nel senso che decidevano di metterlo o meno. La seconda cosa che notiamo è che qui el, contrariamente a quella regola che abbiamo letto prima, non è accompagnato da nessun sostantivo, cioè è da solo. Perché qui dice costruisci l'altare al El, cioè a quel El che si è fatto vedere a te mentre fuggivi di fronte a Esaù, tuo fratello. E quindi qui abbiamo l'esempio di come la regola, la cosiddetta regola, in realtà sia assolutamente libera, sia per quanto riguarda l'articolo, sia per quanto riguarda gli attributi che in genere dovevano accompagnare El. Però andiamo avanti, andiamo a vedere un altro esempio molto interessante. Andiamo in Esodo, nel capitolo 18, al versetto 11, dove Ietro, quando ha ascoltato tutte le meraviglie che Yahweh ha fatto in Egitto a favore del suo popolo, dice chiaramente: adesso ho preso conoscenza, ho saputo, so che grande è Yahweh più di tutti gli Elohim. Ma qual è la cosa strana? È che qui Elohim, che sarebbe chiaramente un termine che indica gli Elohim pagani,
perché l'unico Elohim vero sarebbe Yahweh, cioè l'unico vero Dio è Yahweh. Questi sono gli Elohim pagani con i quali lui viene confrontato, ma questi Elohim pagani sono preceduti dall'articolo. E abbiamo letto prima nella regola che l'articolo è usato solo per indicare il Dio di Israele, e come vedete già questo versetto da solo smentisce questa regola, perché qui l'articolo è chiaramente usato per indicare altri Elohim che non sono Dio, che non sono quel Dio. Non a caso Jetro li mette a confronto e dice: Yahweh, per le cose che ha fatto, ha dimostrato di essere più potente degli altri, cioè più potente ad esempio degli Elohim che governavano in Egitto, almeno secondo lui. Poi la storia sarebbe tutta da rivedere e riesaminare, ma noi stiamo facendo semplicemente, come dire, l'analisi grammaticale proprio sul termine Elohim per capire come sia meglio non tradurlo e non porsi eccessivi problemi, perché gli stessi autori biblici non si ponevano questi problemi, perché per loro l'importante era esprimere il concetto. C'erano tanti Elohim, Yahweh era il loro Elohim e ovviamente lo volevano e lo dovevano considerare il più grande. Ma per quanto riguarda anche l'uso libero che facevano dei verbi, lo possiamo prendere ancora sempre da Esodo, e andiamo al capitolo 1 al versetto 13, dove, uscendo per un attimo dal termine Elohim, andiamo a vedere il termine Mitzrayim, che è plurale esattamente come Elohim e che indica indifferentemente l'Egitto e gli egiziani, o meglio, gli egiziani nel loro complesso oppure gli egiziani nella loro pluralità. E qui questo verbo che li precede, quando dice li sottoposero, cioè li asservirono, li fecero lavorare, qui c'è il verbo al plurale. Quindi Mitzrayim è qui unito con il verbo al plurale. Ma se noi andiamo sempre in Esodo al capitolo 14, al versetto 25 e poi al versetto 27, notiamo una cosa strana. Qui siamo sempre con Mitzrayim e qui il verbo è al singolare. Vayomer, e disse Mitzrayim, cioè e disse l'Egitto, cioè e dissero gli egiziani, che visti nel loro complesso sono una unità, e quindi sono qui collegati al verbo al singolare, esattamente come abbiamo visto per Elohim. Quindi, come vedete, dal punto di vista grammaticale, Elohim non viene trattato in un modo speciale. Ciò, ripeto, ciò che interessava agli scrittori biblici era rappresentare il concetto. Quindi quando Elohim indicava il gruppo veniva utilizzato il verbo al singolare, così come qui quando Mitzrayim indica il gruppo viene usato il verbo al singolare. E poi due versetti dopo, proprio due versetti dopo, andiamo a vedere un altro uso del verbo. Andiamo al versetto 27, sempre con il termine Mitzrayim, eccolo qui, sempre plurale. Prima l'abbiamo visto utilizzato con il verbo al singolare, adesso lo vediamo utilizzato con il verbo al plurale. E si dice che gli egizi fuggivano, cioè erano fuggenti, perché questo è un participio plurale maschile, vedete? Quindi gli egiziani fuggenti. E dall'altra parte abbiamo visto Mitzrayim disse. Quindi in realtà Mitzrayim, termine plurale, dal punto di vista della coniugazione verbale è utilizzato esattamente come si fa con Elohim, proprio perché gli scrittori biblici non si ponevano gli stessi problemi grammaticali, per fortuna, che ci poniamo noi, ma badavano al sodo, erano molto concreti, cioè a loro interessava rappresentare
o il gruppo nel suo complesso, e allora andava bene usare il verbo al singolare, sia per Elohim che per Mitzrayim, oppure se intendevano mettere in evidenza la pluralità, usavano il termine al plurale sia per Elohim che per Mitzrayim. Quindi, come vedete, la cosa migliore è quella che ho suggerito. Per quanto riguarda Elohim, non traduciamolo, non poniamoci problemi. Dove troviamo il termine Dio, usiamo il termine ebraico Elohim, e tutta la Bibbia ci diventa chiara e non richiede tutto quell'insieme di spiegazioni che invece sono necessarie per giustificare che Elohim, pur essendo plurale, è in realtà un singolare, e quindi poi per giustificare in un modo ancora più artificioso i vari utilizzi dei verbi. Però c'è ancora una curiosità. Ecco, sinora abbiamo parlato dei termini Yahweh e Elohim. In realtà nella Bibbia c'è anche il termine Eloah, che formalmente verrebbe considerato come il vero singolare di Elohim. Eloah è usato, mi pare, 57 volte nella Bibbia. Ora dobbiamo tenere presente che El, Elohim, Eloah sono termini ebraici biblici. In realtà, quando parlavano l'aramaico, cioè l'ebraico era una lingua, come dire, fra virgolette, sacra, quindi fissata nel testo, ma non necessariamente usata nel linguaggio quotidiano. E in aramaico El diventava Al, Eloah diventava Allah, e probabilmente Gesù, appunto, quando si riferiva ad un El, con ogni probabilità lo chiamava o Al o Allah. Poi sappiamo che nella lingua araba si inserisce il termine Allah, cioè gli arabi enfatizzano, come si usa dire, la doppia L. Quindi quando Gesù parlava non potremo mai sapere con esattezza quale termine utilizzasse. Però sul termine Allah c'è una curiosità che è molto interessante, che non tutti conoscono. I cristiani di lingua araba che vivono in paesi musulmani, quando si riferiscono a Dio, usano il termine Allah. E nelle Bibbie cristiane scritte in arabo, il termine Dio è Allah. Viene da sorridere, ma è così. Viene da sorridere a pensare a tutti i contrasti. Contrasti che in effetti si sono generati anche in modo molto pesante. Pensate che ad esempio in Malesia per lunghi anni è stata intentata una causa legale da parte dei musulmani nei confronti dei cristiani per impedire loro di usare il termine Allah, perché per i musulmani Allah è il nome specifico di Dio, cioè diciamo il suo nome personale, unico. Per quanto riguarda i cristiani, Allah invece è il termine generico, un po' come Elohim, o come, se preferite, come Eloah. Bene, ci sono state tutta una serie di cause con sentenze anche in contrasto l'una con l'altra, è intervenuta addirittura la Corte Suprema, perché per esempio un quotidiano, un giornale come l'Herald nelle pagine locali utilizzava il termine Allah, volevano impedirglielo perché questo poteva anche addirittura, come dire, facilitare una certa opera di proselitismo, insomma i motivi erano vari, e poi ai cristiani pare sia stato finalmente concesso, in nome della libera espressione del pensiero religioso, sia stato concesso di utilizzare il termine Allah per indicare Dio. Quindi voi pensate che noi stiamo discutendo su una serie di termini in lingue di cui le vocali non erano neppure scritte, di cui quindi è persino difficile riconoscere la esatta pronuncia che avevano al momento, perché sappiamo che i puntini e le lineette che indicano la pronuncia sono state inserite tra il VI e il IX secolo d.C. Bene, su questo si innescano tutta una serie di discussioni, in più si innesca quel pasticcio che rende veramente, l'abbiamo visto un attimo fa, quasi incomprensibile, non dico tutta la Bibbia, ma gran parte della Bibbia, numerosi passi della Bibbia, quando si fa di Yahweh, Elohim e poi anche Eloah un tutt'uno, cioè Yahweh è il Signore, Elohim è Dio, Eloah è Dio, in realtà sono tutti un'unica persona,
No, direi quindi esattamente come ho suggerito in quei video nei quali appunto indicavo di non tradurre, lasciamo Elohim dove c'è il termine Dio, lasciamo Yahweh dove c'è il termine Signore e come avete visto rileggendo questi passi in questo modo tutto diventa più chiaro, non c'è necessità di spiegazione, non ci dobbiamo porre il problema dei verbi al singolare e al plurale perché sono problemi grammaticali che sono soprattutto nostri e non appartenevano agli scrittori biblici, i quali invece avevano un unico interesse, quello di trasferire o comunque mantenere la memoria della concretezza di un contenuto che parlava di tanti individui all'interno dei quali ce n'era uno, cioè quello che si occupava di loro. Ciao, grazie, alla prossima.